Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, per la playlist dedicata alle assicurazioni sulla DeFi, andiamo a vedere che cos'è e come funziona Insurage, che vi permette di mettere al sicuro i vostri fondi in alcuni protocolli. Inoltre vi permette di andare a mettere a rendere degli stablecoin o il token nativo dell'assicurazione con un interesse davvero interessante. Andiamo a vedere il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla. Questo video andrà nella playlist dedicata alle assicurazioni per quanto riguarda le criptovalute. Vedremo assieme un'anteprima di Insurance, raggiungibile all'indirizzo insurage.io, che è un protocollo decentralizzato di assicurazione multicatena, quindi multi-chain. Prima di andare a vedere a grandi linee che cosa fa questo protocollo, vi invito, qualora vogliate utilizzare un'assicurazione per i protocolli DeFi, di non basarvi solamente a quello che vedete nel mio video o anche nei video di altri YouTuber, ma di andare a leggere attentamente tutta la documentazione del protocollo stesso, prestando molta attenzione alla sezione dove parlano della richiesta dei premi e la riscossione del premio assicurativo qualora il vostro protocollo venisse hackerato o manomesso. Mi raccomando, questa assicurazione va a coprire gli smart contract per quanto riguarda bug, attacchi hacker, rug pull. Ovviamente cerca di proteggere i suoi clienti da tutte quelle manomissioni che andrebbero come conclusione finale alla perdita dei nostri fondi. Come nella maggior parte delle assicurazioni decentralizzate, qualora aprissimo e comprassimo un'assicurazione su un protocollo, questo protocollo venisse hackerato, dobbiamo presentare la richiesta di reclamo, dove un advisor prenderà il reclamo, lo esaminerà, manderà il tutto, questo ve lo sto dicendo a gradi linee, alla votazione della community. Successivamente alla votazione della community positiva, qualora il reclamo venisse accettato, si entrerà nel processo di risarcimento e il risarcimento verrà pagato con il token proprietario della piattaforma. Token proprietario che è il token INSUR, che attualmente nel momento in cui sto registrando il video si attesta ad un valore di $1,11, con una supply massima di 100 milioni di token. Per andare a vedere le assicurazioni, una volta che siete sulla home page, dovete cliccare su acquista assicurazione e si aprirà questa schermata. In questa schermata possiamo vedere una panoramica e andare a selezionare le chain dove possiamo attivare un'assicurazione. Come vedete sono veramente tantissime. Oppure andare a selezionare i tipi di rischio. Quindi ad esempio su Ethereum possiamo andare a selezionare la vulnerabilità degli smart contract, le stablecoin di PEG, custodian risk, IDO oppure bundled cover. Cliccando in alto a destra possiamo andare a selezionare il nostro wallet, come ad esempio MetaMask, scegliere la chain che vogliamo utilizzare in quel momento, quindi Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, successivamente verranno inserite tutte le altre, e selezionare conferma. Dopodiché, come sempre in alto a destra, una piccola porzione del nostro portafoglio va a indicare che abbiamo collegato correttamente il nostro MetaMask. Cliccando poi su Home vediamo una panoramica del nostro portafoglio dedicata all'assicurazione. Ritorniamo sulla panoramica delle assicurazioni, dove abbiamo visto che ci sono diverse farm, diversi smart contract. Se guardiamo nel dettaglio ci dice che cosa va a coprire, in questo caso ad esempio la vulnerabilità dello smart contract, la chain icon, il voto per quanto riguarda la sicurezza, il daily cost e la capacità rimanente. Cliccando su dettagli della copertura andiamo a leggere l'assicurazione, che cosa va a coprire, i termini e le condizioni. Passando con il mouse su daily cost vediamo quanto ci costa mensilmente fino al costo annuale della copertura. Ovviamente queste assicurazioni possono servire per chi ha veramente tanti fondi all'interno di queste farm, all'interno di questi protocolli. Per poche centinaia di euro vi sconsiglio di utilizzare queste assicurazioni o meno. Se volete farlo fatelo tranquillamente, ma
guardate bene i costi del mantenimento dell'assicurazione rispetto ai benefici che potete avere per quanto riguarda i ritorni passivi utilizzando un farm, una pool che state assicurando. Comunque supponiamo sempre di voler acquistare questa assicurazione, clicchiamo su Select, vedete che viene trasferita qua a destra dove c'è questa cartella, si clicca e appare questa schermata. Supponiamo di voler assicurare il minimo, quindi $1000. Andiamo poi a selezionare il periodo della copertura assicurativa, andiamo a simularlo per 30 giorni. Ovviamente io non ho fondi a sufficienza, quindi il protocollo se ne sta accorgendo e non mi fa proseguire, però simulando $1000 per 30 giorni avrò una copertura assicurativa, un premio da pagare di 2,58 USDC. Più sotto ci riporta ai moduli da leggere con attenzione per quanto riguarda la nostra copertura assicurativa e soprattutto per quanto riguarda la richiesta del premio assicurativo qualora lo smart contract avesse una vulnerabilità. Supponiamo di aver perso dei fondi in quello smart contract, vogliamo presentare un richiamo, bisogna andare su Claim. Qua ovviamente vedete Autofarm su Polygon perché stavo facendo delle prove ovviamente senza dei fondi. Ma in questa sezione vedrete poi tutte le vostre assicurazioni acquistate e potrete fare la richiesta di rimborso. Queste piattaforme assicurative inoltre, come capita spesso, permettono anche di mettere a rendita delle criptovalute. Infatti se clicchiamo su mining possiamo andare a mettere a rendita ad esempio DAI, USDC, USDT con un APY davvero alto. In questo momento che sto registrando il video, ad esempio su USDT danno un 31,28% di APY stimato. Nella schermata noi possiamo mettere in stake, possiamo chiedere all'unstake il prelievo e il claim delle reward. Gli interessi più alti ovviamente vengono pagati inserendo in stake il token Insure con un 36,06% di interesse al momento in cui sto registrando questo video. Cliccando poi nelle relative pool, poi dopodiché alla voce stake, andiamo a vedere quant'è il minimo e il massimo e ovviamente anche il gas fee che andremo a pagare. Gli ingressi in queste pool non sono bassi, ad esempio se andiamo a vedere USDC, dopodiché clicchiamo su stake, vediamo che il minimo stake è 1000 USDC. Cliccando su DAI dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, lo stesso quantitativo, infatti sì, il minimo di stake abbiamo 1000 DAI. Può essere anche una buona strategia utilizzare il token della piattaforma, metterlo a rendita e nel mentre assicurare i nostri smart contract, così da una parte spenderemo dei soldi per proteggere comunque i nostri fondi, dall'altra utilizzando il token della piattaforma, ovviamente con la speranza che questa piattaforma venga sempre più utilizzata e di conseguenza anche il token prenda un valore molto più alto, possiamo comunque metterla a rendita nella pool che abbiamo visto precedentemente e avere così una rendita passiva che va a mitigare magari quello che andiamo a spendere durante il periodo assicurativo. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Come sempre spero che il video lo abbiate trovato utile, interessante e di vostro gradimento. Vi invito, per supportare il mio lavoro, di iscrivervi al canale, che veramente è un'azione di pochi secondi, ma per me è importantissimo vedere crescere il numero degli iscritti. E se avete ancora tempo e voglia, unitevi anche alla nostra community Telegram per fare due chiacchiere insieme a noi. Noi ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti, buona giornata!